Ciao a tutti videomaker, oggi il tema che tratteremo sarà proprio un microfono che ho qui dietro, della Synco. Questo è il microfono che ho acquistato. Questi hanno i lavalier compresi, questi microfoni qui hanno i lavalier compresi e ne costano 199, 200 euro. I Rode Go normale senza i lavalier ne costano poco più di 300. Di questo pacchetto qua c'è anche solo quello singolo, dove ne danno solo una ricevente e una trasmittente, invece qua c'è una ricevente e due trasmittenti, ovvero due trasmittenti con microfono integrato più due lavalier che si possono andare a collegare. Almeno così c'era scritto. Adesso andiamo a spacchettare il pacco. Vediamo subito che cosa c'è all'interno di questa confezione. Allora, ecco, quando apriamo la nostra custodia si presenta così. E queste sono le due trasmittenti, una e due. Inoltre una cosa che ho sentito è che c'era un cavo molto comodo, un cavo USB per caricare riceventi e trasmittenti, che da una presa USB si triplicava e diventavano poi 3 USB-C per caricare tutto quanto insieme. Adesso andiamo a vedere se è vero. Questo sacchettino dove ci dovrebbero essere tutti quanti i cavi, sia per il collegamento della nostra trasmittente, della nostra ricevente alla fotocamera, e sia il caricabatterie. Vediamo se c'è tutto. Ok, l'ho un po' sbrindellato, ma l'entrata è da qui, non da davanti. Vediamo subito cosa troviamo dentro. Il nostro cavo USB che si divide in 3 USB-C da un USB. È già diviso per caricare tutto quanto insieme. È davvero, sembra una cavolata, ma questa cosa è davvero molto comoda. Allora, dentro troviamo questo cavo jack che ha il simbolo di un microfono e del telefono, al simbolo del telefono. Non so se riesco a farlo mettere a fuoco. Ok, non so se si vede. Diciamo che io utilizzerò, adesso lo vado a prendere, penso di averlo visto, questo qui che dovrebbe essere quello della fotocamera. Infatti l'altro aveva mi pare 3 poli, correggetemi se sbaglio, questo ne ha solo 2 ed è quello per la fotocamera, invece quello lì dovrebbe avere anche quello del microfono, tra virgolette, cioè quello del telefono. Ok, dentro troviamo, pensavo fossero separati, i nostri lavalier. Pensavo che il cavo fosse più corto, invece non è per niente corto. Ecco qua. Così è come si presenta. L'altro lavalier, perché sono 2 in questo caso. Se vogliamo quella singola costa, mi pare, 120 euro, trasmittente più una ricevente. Qua. Tac. Troviamo subito i nostri antivento. Dovrebbero essercene 2 di questi qua, di questi gatti morti. Infatti ne troviamo subito un altro, eccolo qui. Questa è la molletta per agganciare i lavalier. All'interno troviamo la nostra spugnetta. Cosa molto bella che mi è capitata, non so se capiterà a tutti, però è giusto mostrarla. Il bollettino, la certificazione di qualità. Dentro la scatola, però, al di fuori del nostro case, troviamo classico
ormai non lo mettono più da nessuna parte, un libretto di istruzioni, perché ormai le cose, come sapete, chi ha dei prodotti DJI sa benissimo che ormai le istruzioni si trovano sul telefonino, online, e poi ti danno un pezzettino di carta con scritto quello che c'è, però non sono istruzioni non si trovano più. Ho voluto utilizzare proprio il microfono della fotocamera proprio per farvi sentire la differenza tra registrare con il dispositivo, questo nuovo microfono che abbiamo comprato, e sentiamo così la differenza. Il nostro microfono ce l'ho qua al collo, il volume c'è. Sono sicuro che l'audio adesso si sentirà molto meglio. Questa è la qualità sua del suono. Possiamo provare inoltre adesso ad attaccarci il suo pelusciotto. Qua sopra ci sono 2 ganci. Possiamo fare una prova, se volete, per vedere quanto è efficace soffiandoci sopra. Cioè io ci soffio sopra così. E adesso facciamolo senza di questo. Questa è la differenza. Questo è il funzionamento di questo microfono, che devo dire che mi sono a primo impatto vedere la qualità dei materiali. Non c'è alluminio, ferro, acciaio, non c'è, è plastica. È sostanzialmente plastica, però bisogna vedere poi qual è la qualità del nostro dispositivo, che a vederlo così non mi sembra fatto per niente male in realtà. Anche per essere un prodotto comunque di plastica mi sembra un prodotto molto bello. Sicuramente faremo tanta strada insieme con questo prodotto, e questi microfoni così si presentano proprio molto bene. La qualità audio mi sembra, cioè, fa il suo lavoro, non c'è niente da dire, fa proprio il suo lavoro. Questa è la ricevente e si presenta in queste dimensioni, che saranno 10 cm x 7 più o meno. Penso che siano i tasti del volume da ricevente A e B. Qua abbiamo il tasto di accensione e il tasto di ricarica. Quello che non abbiamo visto è il tasto di reset. Conosciamo bene per i telefoni per togliere le SIM. In questo caso serve per schiacciare poi il tasto reset se ci sono dei problemi, diciamo che non riusciamo più a tornare in posizione di prima. Sopra troviamo il jack. Troviamo il jack che andrà con scritto out, che andrà alla nostra fotocamera, e in più, cosa molto positiva, abbiamo anche le cuffie. Ma proprio perché se abbiamo delle fotocamere che, non è nel mio caso, abbiamo delle fotocamere che non hanno l'attacco per le cuffie, tipo una 700D, la Canon 700D, l'attacco delle cuffie non ce l'ha. Con questo ricevitore possiamo utilizzare le cuffie, anche su una Canon 700D. Qua abbiamo il nostro trasmettitore. Il trasmettitore è composto dal tasto muto, che se vogliamo possiamo metterci in muto noi che stiamo parlando davanti alla telecamera, il jack per collegare il lavalier. Se non utilizziamo il lavalier non è un problema, noi come vedete questo ha anche la molletta per appenderlo, così noi lo possiamo appendere qua così, oltretutto dalla parte giusta, perché poi qua davanti si mette a fuoco, come vedete c'è il microfono. Dall'altra parte abbiamo il tasto di collegamento per collegare, sincronizzare i dispositivi, il tasto che sarebbe questo qua, il tasto superiore serve per togliere eventuale rumore di fondo, e sopra anche lui ha il tasto reset. Facciamo una prova molto veloce con il lavalier. Questo potrebbe essere un ottimo metodo per nascondere poi la trasmittente e avere solo questo piccolo pallino, è davvero minuscolo, una volta li facciamo molto più grandi. Non c'è un antivento per questo, c'è solo in dotazione
questo antisfregamento, diciamo, che fa anche un po' da antivento. Beh, direi che si sente comunque molto bene, il prodotto non è male.